Buongiorno a tutti amici. Oggi una splendida giornata, sono le 7:30, preparo le colazioni, la spremuta è già pronta e ci spostiamo, riscendiamo giù, parcheggiamo in un camping e visitiamo le meteore. Siete contenti? Uno dei posti più belli della Grecia, che avevamo saltato la volta precedente ed ero molto dispiaciuto di questo, ma oggi siamo di nuovo qui. Ovviamente ho detto che raggiungiamo un camping perché dobbiamo stare fuori magari tutto il giorno e il camper, come sapete, quando esco tutto il giorno non lo lascio in mezzo alla strada e quindi si spenderanno i 30 euro del camping in Grecia, ma siamo tranquilli. 5 uova sbattute, spremuta pronta. Dado deve ancora scendere, guardate quanto se la dorme. E basta, e mangiamo. Solite pulizie di rito prima di spostarci con la nostra nuova aspirapolvere. 5 minuti, 2 km, punto 1 e siamo in camping. Oggi finalmente è una bella giornata. Vediamo già le meteore qua davanti, ma più avanti sono meravigliose. Ragazzi, siamo entrati nel camping, adesso vediamo anche come si chiama. La città invece è... siamo a Castracchi. Però c'era un altro nome, Calamara forse. Calambacca, ci troviamo a Calambacca, il camping. Non lo so, ve lo dico tra un attimo, adesso andiamo alla reception e cerchiamo di entrare e prendere posto, così poi possiamo uscire per le meteore. Abbiamo parlato con una signora che per fortuna parlava italiano perfettamente, ci ha dato la mappa, si parte dal grande meteoro e poi da lì si scende e si visitano tutte quante. Andiamo con un taxi per 12 euro. Buongiorno, anche alla Rita Indaffarata che prepara i panini per oggi. Perché oggi stiamo in giro tutto il giorno per visitare. Forse hai esagerato un po' mettendo ketchup e maionese, sta colando fuori. Vero? Eh sì. Dieci e un quarto del mattino, siamo pronti, stiamo andando a prendere il taxi che ci porterà nel monastero, nella meteora più a nord, la si chiama Grande Meteora. Da lì poi si scenderà in una strada asfaltata, 2 corsie, si scenderà e quindi sarà meno faticoso. Quindi partiamo dal punto più alto, logicamente, poi scendendo le vedremo tutte. Comunque siamo in orario, abbiamo anche panini, abbiamo acqua, siamo abbastanza organizzati. Adesso la signora ci chiama un taxi. Ah, beh. 12 euro e ci porta su. Se no, da qui a lì su ci vogliono 5, 6, 7 km in salita e ci ammazza. Dalle 18 apre anche il ristorante, si potrebbe mangiare qui, sicuramente fanno anche dei buoni arrosti. Vamos ragazzi, pronti, 2 minuti e abbiamo il taxi. San Nicolas. San Nicolas. Ah, la più... Right Varlam. Ok. Up. Ci troviamo nel parcheggio del più grande ed interessante monastero, Gran Meteora. Ovviamente qua si fa tanto business, tanti ricordini, tutti gadget. E adesso entriamo. Se non sbaglio si paga 3 euro a testa. Adesso è altissima stagione, c'è fresco ed è pieno di turisti. C'erano 30 pullman parcheggiati qua fuori. Guardate il traffico e la gente che c'è. Vabbè, ci siamo anche noi.
Entrata meravigliosa dentro una grotta scavata nella roccia e siamo dentro Gran Meteora. Abbiamo pagato 5 euro a testa io, Rita e Davide gratis. Orada bekliyorlar yani sanki de siz bekliyorlar. Rita gonnellina e si prosegue. Andiamo a esplorare il primo monastero, che sono meravigliosi, eh. Queste botti sono immense, una nave, vero Dado? Sono gigantesche. Ci potresti entrare a vivere tu, Sì. anche io se ci fosse vino. Questa sicuramente era una delle, presumo, diverse cucine che c'erano dentro il monastero. È un po' buia, ma dal vivo è meravigliosa, con tutti gli utensili del periodo. Sono qui per recensire le fontane del monastero. Di Gran Meteora. Acqua fresca, buona, ottima. Voto? 9,5 per la location. Il Meteora è una località affascinante in Grecia, famosa per i suoi monasteri costruiti in cima a imponenti formazioni rocciose. Situata nella regione della Tessaglia, Meteora è uno dei luoghi più spettacolari della Grecia, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. I monasteri costruiti tra il XIV e il XVI secolo offrono panorami mozzafiato e sono ancora abitati dai monaci. È una meta perfetta per gli amanti della storia, della cultura e della natura. E questo è uno dei panorami che dice Davide, con queste formazioni rocciose magnifiche. Andiamo. Andiamo, Davide. Adesso andiamo a visitare la seconda Meteora, sono tutte in strada scendendo, quindi sono le 4 principali e poi ce ne altre 2 da un'altra parte, ma noi visiteremo forse tutte queste 4. Volevo approfittare di questa occasione per parlarvi delle nostre ciabatte da montagna, utili in tutti i terreni. Eccoti qua, ce l'hai fatta, Prego. grazie. Adesso andiamo a visitare il secondo monastero.
Qui ovviamente per portare cibo e tutto il resto usano questi montacarichi giganteschi. Di nuovo 10 euro e siamo dentro il secondo monastero. Adesso vi dico come si chiama, prendo il telefono. Ci troviamo a Iera Moni Barlam, il secondo monastero credo più grande e sembra che è molto bello. Lo visitiamo, andiamo. Bravi monaci ingegnosi, questo l'hanno portato su, mettono questo carrello, lo appoggiano e poi lo ritirano dentro queste rotaie. E qui un'altra mega gigantesca botte. Il vino andava, Che belli questi qua. Che belli questi. Le botti, il vino. La frutta, i monaci, bellissimo. Qua vendemmiavano. Sicuramente vendevano poi anche giù. Sì, in paese. Sì, per mantenersi, certo. Adesso faccio mettere Davide così vi rendete conto di quanto è grande questa botte. Vai Dado! 12.000 litri di vino qua. Se si rovinava buttavano tutta la vendina. Datemi una corda, mi butto subito, è pieno di soldi, ci saranno 500 euro qua sotto. Anche di più se per quello, perché è proprio pieno, è davvero pieno. Anche soldi in carta. Sì, e tante monete. Esatto, Transfiguration. Tantissimi bei souvenir, ma noi non compriamo nulla, non ci sta niente in camper, non possiamo ogni volta comprare delle cose, però tante cosettine carine, prezzi folli. Dentro il secondo monastero ci mangiamo un panino. È consentito e anzi vendono anche loro snack, bibite, quindi. Questo monastero è stato realizzato a metà del XIV secolo. Secondo monastero visitato. È bellissimo immergersi e immaginare, grazie alle immagini loro, grazie alle foto, ai video che abbiamo visto dentro, immaginare come vivevano in questi monasteri qualche centinaio d'anni fa. Questa è proprio la soluzione perfetta per poter
visitare tutti i monasteri ed essere tranquilli con il camper al sicuro. Poi con una spesa, ogni monastero in 2 adulti ci vogliono 10 euro, ne abbiamo già visitato 2, quindi sono 20 euro, 38 euro è il camping e sono 58, con appunto 60 euro si riesce a fare questa giornata meravigliosa. Perché adesso scendiamo a piedi, si parte da quello più in alto, si scende a piedi e si visitano tutti e 4. Questa è la strada del rientro, vedete, si scende qui, poi si passa in questa strada e ci sono gli altri monasteri. E camper sempre al sicuro. Abbiamo letto di camper sfondati lasciati qui in strada, parcheggiati in strada, uno lo lascia qui, entra a visitare il monastero, ci mette più di un'ora. Finestre rotte, camper svaligiati. Carovane di pullman bulgari. La Bulgaria in effetti è qua sopra, non ci vuole molto ad entrare in Bulgaria, credo che ci andremo. Voglio fare un po' di Turchia, poi faremo Bulgaria, vedremo. Siamo appena arrivati. Quindi abbiamo visitato 2 monasteri su 4, direi che va bene, non saliamo anche in quest'ultimo. Andiamo a farvi vedere magari il centro della città, ci sono tante bancarelle che espongono i loro prodotti della terra. Abbiamo comprato dei pomodori ieri che sono tornato indietro di 20 anni quando passavo nella strada per andare al mare. Nelle nostre zone compravo questi pomodori veri, ragazzi, succosi, dolci, che buoni. Questo è l'ultimo, vedete? Ma alla fine sono tutti uguali, c'è la cappella dentro, ci sarà le cantine del vino, c'è una terrazza che abbiamo visto col drone e basta. Scendiamo. Questa vigna è un biliardo e qua fanno degustazione di vini nella vigna. Che bella idea. Tutti col bicchiere, guarda. Ma li puoi toccare? Ti mordono. No, credo di no. Guardate che meraviglia questo ristorante, questa taverna sotto gli alberi. Ma noi abbiamo mangiato il panino, quindi stiamo bene, proseguiamo. Però non sarebbe male stare qua, eh. Se qui vieni a pranzo e gli lasci il camper qui davanti, ti fanno anche parcheggiare. Sì, ti fanno parcheggiare.
Siamo arrivati al nostro camping, si chiama Camping Castracchi Vrachos. Però lo lasciamo qua un attimo e proseguiamo e vi facciamo vedere anche la città di Castracchi. E basta, poi rientriamo. Si sta bene, ha fatto poi giorni e giorni di pioggia, adesso che non piove camminiamo. Davide non ne ha più voglia. Stiamo camminando da stamattina alle 9:30, sono le 4. È pieno di taverne, arrostiscono dappertutto qua, si usa proprio girarrosto. Questa via è bellissima di mattina perché è piena di bancarelle di frutta e verdura. Purtroppo adesso di sabato sera non ci sono. Molto viva, tutta la popolazione passeggia qua per comprare questi prodotti, tra l'altro fantastici, perché ho comprato dei pomodori io l'altro giorno e sono squisiti, ve l'ho già detto. Qua c'è la piazza della città, siamo entrati in un secondo in una panetteria, l'unica aperta perché di sabato abbiamo comprato un bel panino, 1,50 € grande, tipo uno spilatiel. Adesso ci sediamo un attimo in piazza e poi rientriamo in camper. Abbiamo un paio di cosette da fare. Nel frattempo abbiamo trovato anche una fontana in città. Davide non si può esimere da quando ha preso il brevetto di esperto sommelier delle fontane. Sono molto combattuto. Sì, stavolta sì. Allora, location non è delle migliori. Location non è delle migliori. È scomodo arrivare alla fontana, ma l'acqua è buona, quindi darò un 6.2. Sì, è poco, eh? Sì. Non l'hai mai dato un 6.2. No. L'assaggio anch'io. In tutta la mia carriera non ho mai dato un voto così basso. Vi faccio vedere come sono fatte queste formazioni rocciose, dove è la città, guardate che meraviglia. Pieno di ristoranti e mangiano tutti alle 4:30. Bellissima giornata, si rientra. Abbiamo camminato veramente tanto. Mi piace troppo camminare, fa bene. Sprigiona endorfine, ti dà belle sensazioni. Adesso camper, facciamo due cosette. Ho comprato un bidone da 10 litri di acqua di plastica che lo useremo per caricare dalle fontane o per metterci l'acqua buona, perché qua è pieno di fontane e possiamo riempircele. Col costo di una cassetta di acqua mi sono comprato quel bidone e mi riempio l'acqua dove voglio. Piedi? Stanchi. Stanca ma piedi a posto. E io ho le ginocchia che stanno cedendo. Col faccio. Cricchiolando. Sì. Ve l'ho detto, dalle 6 sono operativi e sta già mettendo legna nel barbecue. Arrostiscono alla grande qua. Comunque ragazzi, siamo rientrati, poi ho fatto due lavoretti. Sono andato a pulire un bidone che ho comprato l'altro giorno da 10 litri e Rita nel frattempo ha preparato qualcosa che ha messo in forno e adesso lo tolgo. Attenta Rita. Questo è quello che ha preparato Rita, adesso lo giriamo, lo rimettiamo in forno e poi si cena. Sì. Ci siamo quasi anche. Questo è mio. Hai preparato degli involtini Primavera. di macinato Di con macinato. patate al forno. Yes. Bella cenetta anche oggi ragazzi. Spero vi sia piaciuto anche Meteora e tutti i vari monasteri stupendi. Meraviglioso. Posto meraviglioso. Bellissimo. Ok, adesso ceniamo e ci rilassiamo anche noi con le bolle nei piedi, eh? Sì. Buonanotte. A tutti, ciao. Buonanotte. Ciao ciao. Buongiorno a tutti amici, ci vediamo sempre qui nel punto critico quando dobbiamo fare la cassetta. Stiamo lasciando il camping, abbiamo fatto tutte le nostre cosette, colazioni, lavoro, pulito. Adesso scarichiamo la cassetta, operazione. La vuoi fare tu? No. Non la vuole fare mai nessuno. Apriamo le grigie, cassetta e andiamo a fare una lavatrice perché non abbiamo più asciugamani. Non la facciamo quindi forse da un mese.
Adesso si va a pagare perché si paga quando si esce e andiamo a fare una lavatrice veloci, ragazzi, 27 minuti di distanza. Anche un souvenir ci hanno dato. Boh, adesso voglio vedere che cos'è, roba della Grecia, magari ci può servire perché ci sono dei posti da visitare. Chissà. Eh sì, bello, lo vediamo. Pagato, ragazzi, 37 euro. Con 37 euro quasi quasi a Bali avevamo una villa con piscina. Qui ci hanno dato 3 metri per 2 di terreno dove noi abbiamo appoggiato le ruote. Capite bene che entrare nei campeggi e rimanere nei campeggi fa male perché non hai bisogno di nulla, non ti serve nulla. Sì, potresti entrare e scaricare con 5 euro, farti i servizi, ma poi noi non abbiamo bisogno di niente, lo facciamo esclusivamente per stare sicuri. Si sentono di camper rubati tutti i giorni e quindi 37 euro alla fine sono ben spesi. Oggi meravigliosa giornata, la prima da quando siamo di nuovo in viaggio. La lavanderia l'abbiamo trovata, ma come sempre sono nel cuore della città ed è un problema parcheggiare. Vediamo se ci riusciamo. Alla fine siamo riusciti a trovare un parcheggio, dobbiamo muoverci. Adesso non so dove sia la lavanderia, molto più avanti, non me lo ricordo. Comunque io e Dado stiamo già andando con 2 bustoni di roba colorata, poi c'è Rita con un altro bustone di roba bianca, lenzuola e tutto il resto. Alla fine è anche molto vuota, vabbè, almeno lava bene, ce ne sarebbe molto di più, 20 kg, forse ci stava addirittura in queste qui e lasciavamo quella da 20 per le lenzuola, chissà. Quanto ci vuole? 7 euro. 2 start, meglio 40. Il colorato sta già strizzando e mancano 3 minuti e il bianco invece un po' di più, l'abbiamo appena messo. Il bianco 14. È la bollente, vuol dire che i 60 gradi sono reali, cioè la va davvero a caldo. Questa invece era 40 ed è fredda, sì. Dado, ma chi c'è in TV? Ah, sempre noi ci siamo, sempre noi, con un signore che ha vissuto 30 anni in Italia e qua c'è la TV nella lavanderia e gli stiamo facendo vedere un video. Il video dei lavori del camper, voleva vedere com'era attrezzato. Dado sta diventando un piegatore di razza proprio. Ce l'abbiamo fatta, amici, questo era un lavoro da fare, indispensabile, e l'abbiamo finito. È mezzogiorno e mezzo. Adesso ci spostiamo e pranziamo, ci togliamo però dalla città, ci parcheggiamo lungo la strada. Volevo farvi vedere l'Olympus Mons, il Monte Olimpo, la montagna più alta della Grecia. Siamo a 2 orette da lì, mi sa che vado in quella direzione e poi più avanti raggiungiamo il mare. E comunque ho chiacchierato con questo signore, come vi dicevo prima, e anche lui mi ha subito parlato del problema dei camper in Grecia, che però anche nelle televisioni greche si sta parlando di questa cosa in questi giorni, quindi era informato su questo aspetto e mi ha detto che comunque forse stanno un po' alleggerendo la cosa e non vogliono più parcheggi in libera di fronte al mare e assembramenti, però magari bisogna stare un po' più isolati, diciamo. Rita, occhio, pronti, tieni. Sì, da lì. Ok, questa è quella della roba sporca, questo è di Dado tutto piegato, anche le mutande, quindi prendile bene. Okay. Ci spostiamo e pranziamo dall'altra parte. Mezzogiorno e 54, ci dobbiamo trovare un bel parcheggio, anche brutto, parcheggiare e pranzare. Un saluto anche alla Rita oggi. Rita, non ti si è vista, non ti si è sentita. Ma molto dietro oggi, molto dietro. E adesso
Adesso sono in prima linea a cucinare. Quando c'è da cucinare io sono sempre in prima linea. Come quando c'è da mangiare, sono sempre in prima linea anche io. Comunque vediamo già il Monte Olimpo completamente ghiacciato, innevato ancora, Vediamo l'ora di avvicinarci dopo pranzo. 4:48 e siamo a tavola. Salmone, tocchetti di pollo con olive, pomodori greci fantastici. Guardate questo pomodoro, gli manca la parola, ragazzi. Vabbè, poi tutto il resto. Buon pranzo a tutti, amici. Appetito. Ci vediamo dopo per salire sul monte più alto della Grecia. Di nuovo in viaggio, ragazzi. 1 ora e 28, 102 km al Monte Olimpo. E finalmente diesel a 1,35 euro in Grecia. Prezzacci in Grecia, Ovviamente facciamo il pieno. Sì. Beh, dai. Perché mi inquadri senza consenso? Tu mi hai firmato la privacy e il consenso quando sei nato. Beh, anche qui 1,41 euro, quindi è basso ovunque questa zona. 1,35 euro, siamo ai livelli della Spagna, ragazzi. Avevo immaginato che non ci fossero autostrade e invece c'è un casello e si paga. Thank you. 7,20 euro, ragazzi, si esce dall'autostrada. Adesso inizieremo a salire in mezzo ai monti. Direzione Salonicco, poi la incontreremo, una città famosissima. Te l'ho detto che era importante. Salonicco è la seconda città più importante della Grecia, dopo Atene, presumo. Secondo casello, 8,30 euro. Ragazzi, frutta e verdura a chilometro zero, meraviglioso. Prima di salire sul Monte Olimpo ci compriamo quello che serve. Lo sapete che dalla camminata di ieri ho dolori dappertutto, polpacci, gambe, non riusciamo a camminare. Che bello! Buongiorno! Buongiorno. Che bello! Oh, guarda quanta frutta e verdura buona! Queste sono tutte uova della sua gallina, ha detto che queste sono tutte verdure che produce lui. Abbiamo ritrovato i pomodori super, ragazzi, questi sono pomodori, come vi ho già detto, che compravamo andando al mare, sono di una squisitezza, si vede. Ragazzi, il grappino mi faccio anche, mi sta offrendo, gli compro anche il vino rosso e il vino bianco e poi gli prendo una bottiglia di grappa, buonissima, buonissima. Questa è la loro azienda e tutti i prodotti che arrivano da questa campagna, ragazzi. E lui, What's your name? Panos. Panos. Oh, piacere, Panos. Guarda quanti prodotti buoni. Impazzito, ho visto prodotti caserecci, abbiamo comprato di tutto, era contentissimo. No, poi vabbè, gentilissimo. Abbiamo preso grappe, abbiamo preso vini, abbiamo preso uova della sua azienda, verdure, abbiamo preso veramente di tutto. Ragazzi, le viste che piacciono a noi, meraviglioso. Prendi la seconda uscita. Stiamo iniziando a salire in montagna e vediamo tutte le montagne innevate, che bello. Adesso ci fermiamo perché c'è una partita di tennis e me la devo vedere, la voglio guardare, quindi mi fermo e poi proseguiamo appena finisce. Ad un certo punto della partita di tennis Rita si alza e prepara e tira fuori 2 orate con zucchine e patate. Brava Rita. Ragazzi, siamo arrivati alla cena, ci mangiamo il pesce, ci assaggiamo questo vino bianco che ci siamo comprati. Vuoi assaggiare? Non ne hai ancora. Per dire la verità abbiamo già mangiato, ma presi dalla foga della partita ci siamo dimenticati di filmare per voi. Mi dispiace. Vabbè, non fa niente, siamo qua per i saluti e per dirgli che ci vediamo domani. Già, e per dirvi che abbiamo apprezzato. Era buono il pesce? Sì. E adesso assaggiamo anche il nuovo vino. Ragazzi, ci vediamo domani. Domani, buonanotte. Ciao a Per tutti. salire sulla montagna più alta della Grecia. Ottimo, ciao ciao.